di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal bocciodromo di Settimo San Pietro per raccontarvi il primo trofeo Maurizio. Tra poco andremo a dirvi chi sarà impegnato sui 4 campi di Settimo San Pietro, in attesa di collegarci in diretta poi con l'inizio ufficiale delle gare. Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa.
Stanno iniziando le fasi di riscaldamento, siamo in attesa della scaletta ufficiale degli incontri che saranno in programma sui 4 campi qui al bocciodromo di Settimo San Pietro. Beh, ricordiamo, si gioca per il primo trofeo Maurizio Anedda in ricordo del presidente proprio della bocciofila comunale Settimo San Pietro, scomparso di recente. Primo trofeo in suo ricordo che coinvolge, per quanto riguarda la gara individuale, categoria A, ben 90 atleti, 20 arrivati dalla penisola. Saranno poi anche le gare a coppia per la categoria B, C e D, quella che invece sarà una gara regionale. Andiamo già alle prime fasi di riscaldamento in attesa poi del via ufficiale alle fasi finali. Di questo torneo. Ciao, vabbè. Ehi. Bisogna che qui non bisogna neanche passare, ti stupiamo, vero? Questo via vai. Provato fino adesso. Provato fino adesso. In attesa dell'inizio ufficiale delle gare, 3 in programma in questo momento. Sul campo 1 Pierpaolo Cossu di Sassari affronterà Andrea Ratto della San Giuseppe Pirri. Sul campo 2 Enrico Anedda contro Roberto Moi, Enrico Anedda di Soleminis contro Roberto Moi della Galligia del Sestu. Luca Viscusi del Caccianazza Milano contro Giuseppe Pagnotta, Enrico Millo Salerno. Invece la sfida in programma sul campo 4
dove ricordiamo per il momento sono ancora in corso le fasi di riscaldamento, anzi non è iniziata sul campo 2 e sul campo 4 la sfida con le prime bocce giocate. Per quanto riguarda il campo 2, quella di Roberto Moi, non valida invece quella di Enrico Anedda, che dovrà provare un altro tiro. La sfida invece sul campo 4 tra Luca Viscusi e Giuseppe Pagnotta vede già alla terza boccia il giocatore di Salerno, mentre per quanto riguarda il milanese Luca Viscusi adesso potrà andare con la sua ultima boccia a disposizione, anzi 2 a disposizione del milanese, 4 invece le bocce del campano. Mentre arrivano già i primi punti sul campo 2 con Roberto Moi avanti 4-0 su Enrico Anedda, 4 punti, un colpo solo per il giocatore della Galligel. Iniziata anche la sfida sul campo 1 tra Cossu e Ratto. Ultima boccia per quanto riguarda Luca Viscusi invece sul campo 4. Stanno per arrivare anche qui i primi punti. Sfida sul campo 4, vede avanti Giuseppe Pagnotta 1-0 su Luca Viscusi, 4-0 invece il vantaggio di Roberto Moi. Per quanto riguarda il campo 2, quello sul centro-sinistra rispetto alla nostra postazione, giusto per intenderci, con le 2 telecamere a disposizione anche oggi per questo torneo. Ricordo di Maurizio Anedda, il buon accosto di Enrico Anedda, la risposta con il tiro provato da Moi, però manca il bersaglio, boccia non valida quella del giocatore della Galligel. Ci riprova ancora Moi, Ci ha messo la testa. volta tiro considerato valido. 2 bocce, una di Moi, una di Anedda, finiscono sul fondo del campo 2. La seconda di Moi invece, che è quella rimasta più vicina sul campo 4. Invece la sfida tra 2 degli atleti arrivati fuori Sardegna per questa gara nazionale. Per il momento avanti Giuseppe Pagnotta, però alla sua ultima boccia di questo scambio 1-0 il vantaggio del giocatore dell'Enrico Milo di Salerno. Quindi tiro in accosto molto buono, la sua boccia la più vicina al pallino, mentre qui
sul campo 2 viene misurato sia la boccia più vicino al pallino, il punto ancora di Moi, mentre si è conclusa la seconda manche tra Viscusi e Pagnotta. 1-1 adesso il punteggio sul campo 4, 4-0 la sfida sul campo 2 tra Moi e Anedda, 4-0 in favore di Roberto Moi, ancora 0-0 invece quella tra Cossu e Ratto sul campo 1, con Ratto che ha finito le sue bocce, prova Cossu il suo tentativo alla terza voce, ne ha ancora una quarta a disposizione. Fianco invece il tiro di Moi che colpisce il pallino e termina sul campo a fianco il campo 1. Allora tutto da ripetere nella sfida con Anedda quanto riguarda questo scambio. Arrivano i primi punti sul campo 1. La sfida tra Cossu e Ratto. Una 0 in favore di Cossu. Sul campo 4 vediamo il gioco sta sviluppando nella sfida tra Viscusi e Pagnotta. Vicina in questo momento la boccia di Viscusi. Pagnotta riesce però a colpirla con un ottimo tiro. Ma allora la risposta del milanese Viscusi, uno dei giocatori più attesi per questa gara nazionale, individuale categoria A, sarà poi anche la gara a coppie per le categorie B, C e D. Qui vediamo il tiro in accosto di Viscusi, punteggio sull'1-1, lo ricordiamo, sul campo 4. Un tiro in accosto, vediamo la risposta allora ancora di Pagnotta, cerca nuovamente il tiro di Raffa, sbaglia, in questo caso la conclusione, tiro non valido, era anche l'ultima boccia a disposizione di Pagnotta per questo scambio. Scusi, con un altro accosto potrebbe andare sul 3-1. Sembra buono anche questo. 2 punti allora per il milanese che va sul 3-1 per quanto riguarda la sfida sul campo 4. Sul campo 2 4-0 per Moi, 4 punti tutti in un colpo per il giocatore della Calliger. Poi lo scambio precedente è stato ripetuto, che Moi ha mandato il pallino fuori dalla propria corsia, andandolo nel campo 1 dove invece è in corso la sfida tra Cossu e Ratto. Avanti Ratto, anzi avanti Cossu, 1-0 sul Ratto. E arriva il tiro molto filo sponda, colpisce il pallino. 3 punti sicuri, l'ultima boccia neanche a tirarla Moi.
va sull'8-0, 2 manche, il massimo possibile portato a casa dal campione italiano nel 2019. Per quanto riguarda i giocatori sardi, anche lui uno dei più attesi, ancora apertissima la sfida sul 3-1 per Luca Viscusi sul giocatore dell'Enrico Millo Salerno Giuseppe Pagnotta. Colpisce il pallino proprio Viscusi, manda il gioco sul fondo del campo 4. Sul campo 1 invece ultime bocce a disposizione nella sfida tra Cosso e Ratto. Mentre Anedda di Soleminis cerca la rimonta su Roberto Moi. Più avanti 8-0. Si è ancora accorto il tentativo di Anedda, seconda boccia. Ragioniamo il punteggio per quanto riguarda il campo 1 con Cossu avanti 4-0, sono arrivati 3 punti per il giocatore sassarese. La concentrazione di Moi per questo tiro, colpisce la boccia di Anedda. In questo momento sarebbero 2 punti per Moi. Arriva un altro aggiornamento di punteggio sul campo 4 dove è in corso la sfida tra Viscusi e Pagnotta. È buono l'accosto di Anedda, però la sua ultima boccia è ancora una Moi. Cerca ancora il colpo di Raffa, porta a casa altri 2 punti, va sul 10-0 sul campo 2, 3-3 invece la sfida sul campo 4 con i 2 punti portati a casa da Giuseppe Pagnotta. 4-0 invece la sfida sarda tra Cossu e Ratto. Zoomata sul campo 1 dove sul 4-0 la sfida tra Cossu e Ratto. Qui Ratto cerca con un tentativo di volo di sistemare le cose.
aspetta di calcolare sia il secondo punto sul campo 1 mentre continua ad essere combattuta la sfida tra Viscusi e Pagnotta. In questo momento sarebbe di Viscusi, prova ad avvicinarsi ancora Giuseppe Pagnotta con un tiro in accosto. Ultima boccia però per il giocatore campano. Sono 4 bocce tutte molto vicino al pallino. Viscusi che ha a disposizione 2 bocce ancora. Se sceglie ancora il tentativo di accosto, sì. Tornamento nel frattempo dal campo 2 dove arrivano 4 punti tutti insieme per Enrico Nedda. Era sotto 10-0, adesso il punteggio è 4-10 sempre per Roberto Moi. Ultima boccia per Luca Viscusi. Tante bocce tutte vicine, qui era forse un problema calcolare non solo il punto, e se l'arbitro non ha alcun dubbio, sicuramente una visuale migliore rispetto alla nostra. Solo uno per Luca Viscusi, torna avanti 4-3. Campo 1 invece 2 punti primi della sfida per Andrea Ratto, era sotto 4-0, adesso il punteggio è 4-2. Sul campo 2 Moi dopo un parziale di 10-0, 4 punti e 2 punti, subito il controparziale di Anedda, 4-10 la sfida. Moi che aspetta 2 punti per avanzare nel tabellone del primo trofeo Maurizio Anedda, in ricordo del presidente del Bocciofila Comunale Settimo San Pietro, sta proprio ospitando la Comunale Settimo San Pietro questo torneo nazionale per quanto riguarda la categoria A. E ci saranno anche le coppie per quanto riguarda gare regionali. Il tiro a vuoto di Anedda, con Moi che ha finisce così, 2 punti per Roberto Moi, bastavano questi. 12-4 la sfida su Enrico Anedda, però si gioca solo sui campi 1 e 4. Piccolo recap dei punteggi: 3-4 a favore di Luca Viscusi la sfida contro Giuseppe Pagnotta sul campo 4, sul campo 1 invece
Avanti 4-2 per Paolo Cossu su Andrea Ratto. Lumata sul campo 1 dove sta arrivando il tentativo di accosto di Andrea Ratto, terza boccia a sua disposizione. Accosto vincente per il momento, molto vicino al pallino, quello del giocatore della San Giuseppe Pirri. Allora deve arrivare la risposta di Pierpaolo Cossu. Accosto colpisce anche il pallino. Era l'ultima boccia, quella di Cossu. Capire quale delle due la più vicina. Adesso arriva l'ultima boccia per quanto riguarda Ratto. Tentativo di accosto con 2 punti che dovrebbero essere del giocatore San Giuseppe Pirri. Ancora parità invece sul campo 4-4 tra Luca Viscusi e Giuseppe Pagnotta. Con il punto arrivato poco fa il giocatore dell'Enrico Milo Salerno, sotto 3-1. Intanto prima i 2 punti per pareggiare la sfida sul 3-3, adesso poi il 4-3 Cialanza Milano. Luca Viscusi della Calcianza Milano, è arrivato il nuovo pareggio. Giocata di Pagnotta per allontanare il pallino e soprattutto devo passare un attimo la voce ai giocatori di concentrarsi. Grazie. soprattutto la boccia di Luca Viscusi, che adesso prova a rispondere con un accosto. Molto allontana la boccia del suo avversario Pagnotta, accosto però non precisissimo in questo caso, quello di Viscusi. Entrambe in parità le due sfide. Stanno disputando in questo momento sui 2 campi esterni del ciclo bocciofilo Settimo San Pietro. Più preciso in questo caso Giuseppe Pagnotta. Risposta allora di Luca Viscusi, cerca un tentativo di raffa a vuoto, però tiro non valido quello del milanese, che può riprovarci. Stavolta va per l'accosto.
Resta però leggermente più indietro la sua boccia. Questo però dovrebbe impedire a Giuseppe Pagnotta di trovare un secondo punto facile. Arriva adesso l'accosto, eccolo qui, vedete, di Giuseppe Pagnotta. Nel momento ha dovuto inseguire per tutta la prima parte di questa partita Luca Viscusi. Adesso è avanti, il punto portato a casa, 5-4, si gioca punto a punto per il momento sul campo 4. Parità sul 4-4 invece per quanto riguarda il campo 1 tra Pierpaolo Cossu e Andrea Ratto. Appunto questa fase sarebbe di Ratto. Cossu colpisce però la boccia del suo avversario. Era la terza, quella del giocatore di Sassari. Tocca nuovamente a Ratto, anche lui cerca di colpire la boccia del suo avversario, ci riesce. In questo momento il punto sarebbe suo. Qui vediamo cosa sceglie di fare Cossu, se un altro accosto oppure spostare, colpire il pallino sul fondo. Sceglie l'accosto. Senza rischi il giocatore di Sassari, buon margine per portare a casa il punto e tornare avanti sul 5-4 anche in questo caso. Torniamo con le immagini sul campo 4 dove Giuseppe Pagnotta è avanti 5-4. Qui però l'ottimo accosto di Luca Viscusi, boccia praticamente attaccata al pallino in questo caso. Seconda boccia del giocatore milanese. Vediamo la risposta del suo avversario. Sceglie di colpire boccia, in conseguenza anche il pallino. Giuseppe Pagnotta appunto che torna ad essere del Campano. Accosto adesso di Viscusi. Tutte le altre bocce molto lontane dal pallino. Costo scelto anche da Pagnotta, però colpisce la sponda laterale. Tiro non valido, non tira neanche la sua seconda boccia Luca Viscusi. Allora ribalta la sfida dal 5-4 per Pagnotta, adesso è 6-5 per il giocatore di Caccialanza Milano. In corso la sfida tra Cossu e Ratto, il tabellone recita 4-4. Però non è stato aggiornato perché dovrebbe essere avanti Cossu di un punto. Mentre arriva il tiro di Andrea Ratto della San Giuseppe Pirri. A vuoto però il suo tentativo di colpire la boccia di Cossu. In caso di riuscita sarebbero stati 3 punti tutti suoi.
con due bocce molto vicine, più la terza tirata, però andata a vuoto. Vediamo se ci riprova. Attenzione, sembra questa, quella di Ratto, forse stavolta sceglie l'accosto. Sfiora a malapena boccia del suo avversario, in questo caso il giocatore della San Giuseppe Pirri. Per Polo Corso che si avvicina a vedere il gioco. Qui invece le bocce sul campo 4, dove è avanti Luca Viscusi 6-5. Su Giuseppe Pagnotta qui il tentativo a vuoto però proprio di Luca Viscusi, con il primo errore della sua giornata. Ci riprova il giocatore di Cancialanza Milano. Volta riesce a colpire il bersaglio, punto momentaneamente suo. Arriva l'accosto. Giuseppe Pagnotta. Ultima boccia, quella del giocatore dell'Enrico Millo Salerno. Ultima adesso anche per Viscusi. Tentativo di accosto sembra essere impreciso, palla curva troppo sulla destra. Solo un punto allora per Viscusi, che allunga comunque sul 7-5. Mentre sul campo 1 terminate anche le bocce di Cosso e Ratto. Momento dei punti, segnare i punti allora anche la sfida sarda, il giocatore di Sassari e quello della San Giuseppe Pirri. Mentre però il tabellone non viene ancora aggiornato, però sul 4-4 6-4 adesso dice il tabellone a favore di Pierpaolo Cossu. Mentre è già ripresa la sfida sul campo 4 tra Luca Viscusi e Giuseppe Pagnotta, sfida che si sta giocando punto a punto, sfida di alto livello, quella tra i due giocatori arrivati in Sardegna, una ventina in totale gli atleti provenienti dalla penisola per questa gara nazionale, in ricordo di Maurizio Anedda. Colpisce il pallino Pagnotta.
Due bocce molto vicine al pallino, la punta in questo momento sarebbe di Pagnotta. Cattivo di volo, a vuoto però, di Viscusi. Mentre rettifichiamo il punteggio tra Cossu e Ratto, 7-4 per Pierpaolo Cossu. Stavolta opta per l'accosto Luca Viscusi. Dovrebbe trattarsi della sua ultima boccia, però riesce a piazzarla proprio davanti al pallino, lo sposta anche, forse c'è un leggero distacco, sembra quasi un trenino, la boccia di Viscusi, quella di Pagnotta, poi quella ancora di Viscusi con la appena tirata dal giocatore della Caccialanza Milano e il pallino. Pagnotta ancora una boccia a disposizione. Vediamo cosa sceglie di fare il giocatore dell'Enrico Millo Salerno. Sotto, lo ricordiamo, 7-5 contro Luca Viscusi. Volo provato anche da Giuseppe Pagnotta, però imita il suo avversario, non riesce a colpire il bersaglio. E il milanese Viscusi allora allunga sull'8-5. Stando a casa un altro punto. Campo 1 avanti 7-4 con sussurrato. Ratto che per quanto riguarda questa mancia ha terminato le sue bocce, tre le vedete in campo, una invece fuori, non valida. Tre sul campo 4 segnaliamo fuori camera un preoccupante doppio errore di Giuseppe Pagnotta. Qui a segno invece il giocatore dell'Enrico Millo Salerno. Al terzo tentativo è riuscito a colpire la boccia del suo avversario che era molto vicino al pallino. 9-4 invece il punteggio sul campo 1, sempre in favore di Pierpaolo Cossu su Andrea Ratto. Andiamo a provare a rispondere con la stessa moneta Luca Viscusi. Arrivano gli applausi allora per i due atleti. Prima di riprendere si aspetta la misurazione ufficiale per stabilire il secondo punto. Vedete, boccia più vicina è quella di Luca Viscusi, poi le altre due sono tutte abbastanza lontane. Allora, misurazione ufficiale per stabilire chi sia in questo momento il secondo punto. Il secondo punto è sempre di Luca Viscusi con
Giuseppe Pagnotta che è solo una boccia in gioco, 2 considerate nulle i suoi 2 tentativi raffa a vuoto. Qui ci riprova, colpisce il pallino, lo manda sul fondo del campo. In questo caso misurazione per vedere chi sarebbe il punto in questo momento. Ha 2 bocce comunque a disposizione Giuseppe Pagnotta. Va con un primo accosto. Tre punti per Luca Viscusi, va sull'11-5. Potenzialmente già il match point prossima in questa sfida con Giuseppe Pagnotta. Preso il largo il giocatore a Calcianza Milano, mentre qui arrivano gli applausi per Cossu. Guerrita la sfida con Ratto, che in questo caso ha già esaurito le sue bocce. Allora l'ultimo tentativo a disposizione di Cossu. Operazione in corso qui, potete vedere sul campo 1, sul campo 4, come venuto precedentemente, 2 errori in fila per Giuseppe Pagnotta. Ci riprova anche in questo caso, sempre a vuoto. Qui rischia di dover già chiudere la sfida. Tira la sua ultima boccia, è terminata sul campo 4. Allora la partita tra Luca Viscusi e Giuseppe Pagnotta, vince Viscusi 12-5 e passa al turno successivo, così come aveva fatto in precedenza Roberto Moi contro Enrico Anedda. E allora si gioca solo sul campo 1. Dove forse è già terminata anche in questo caso la sfida tra Cossu e Ratto. Sembrerebbe di sì, stanno abbandonando anche loro il campo. Ci siamo persi un attimo il finale sul campo 1 per quello che stava accadendo anche sul campo 4. Vince allora Ratto 12-4. Cossu, scusate, 12-4 sul Ratto. Passa il giocatore di Sassari al turno successivo. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi in attesa anche di conoscere i protagonisti delle prossime sfide qui sui 4 campi del circolo bocciofilo di Settimo San Pietro. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Siamo tornati in diretta, amici di Diretta Sport, circolo bocciofilo comunale di Settimo San Pietro, dove sono disputate poco fa le gare, questo primo trofeo Maurizio Anedda in ricordo dell'ex presidente della comunale Settimo San Pietro, dopo aver visto le vittorie di Roberto Moi su Enrico Anedda, di Pierpaolo Cosso su Andrea Ratto e di Luca Viscusi su Giuseppe Pagnotta. Sul campo 4 tra pochi istanti inizierà la sfida tra Giuseppe D'Alterio della Giorgione Trevillese contro Mirko Savoretti, anche lui della Caccia Lanza Milano, due atleti provenienti dalla penisola, una ventina più o meno che sono arrivati per partecipare a questa gara nazionale, sui 90 invece iscritti quanto riguarda la categoria A. Iniziata allora la gara tra Giuseppe D'Alterio con prima boccia proprio del giocatore della Giorgione Trevillese contro Mirko Savoretti della Caccia Lanza Milano, come Luca Viscusi. Caccia Lanza Milano società detiene il titolo italiano per quanto riguarda il campionato, sia per quanto riguarda la Coppa. Qui però arriva l'errore di Savoretti, boccia che passa tra pallino e quella del suo avversario, l'inizio migliore. Ci riprova Savoretti, riesce a colpire volta la boccia del suo avversario, deve provare a rispondere. Buon accosto di Giuseppe D'Alterio, provare ad arrivare la risposta di Mirko Savoretti, ancora Raffa, la scelta del giocatore della Caccia Lanza Milano, ancora allontanare boccia del suo avversario. Terza boccia per D'Alterio, sceglie ancora un accosto molto preciso, anche in questo caso molto vicino al pallino. Ultima boccia di questa manche per Savoretti. Accosto stavolta Savoretti, palla che passa vicino alla sponda, poi finisce per colpire quella di D'Alterio. A questo punto può provare a portare a casa i primi 2 punti, un punto è sicuro
Abbiamo questo tentativo d'accosto invece del giocatore veneto. 2 punti. Per D'Alterio. Boccia giocata in accosto per D'Alterio. Colpisce Boccia e pallino Mirko Savoretti. Tiro non valido però quello del giocatore di Calcio Milano. Gioco che viene allora risistemato. Solo il pallino non era quello l'obiettivo però dichiarato dal giocatore di Calcio Milano. Sembra volerci riprovare. Non è iniziato benissimo la partita. Sembrerebbe Mirko Savoretti. Si riprova ancora a vuoto, 2 tiri non validi per il giocatore lombardo. La terza boccia per lui, le 2 precedenti non valide, una volta colpisce il pallino, magari anche di mandarlo fuori dal campo 4 per poter riniziare. Ecco, adesso si sviluppa proprio a pochi passi dalla porta d'ingresso del campo, arriva il tentativo d'accosto di D'Alterio, avanti 2-0 per il momento. Savoretti, accosto molto preciso. Già l'ultima boccia per Savoretti. Sceglie anche in questo caso un accosto. E ancora 2 a disposizione il suo avversario D'Alterio. Cerca di colpire, ci riesce. Boccia di Savoretti, in questo momento sarebbe un punto per D'Alterio. Tira la sua ultima boccia. Altri 2 punti allora per il giocatore di Giorgione Trevillese. La sfida si porta sul 4-0 adesso.
Trova a dover inseguire Mirko Saporetti. Giuseppe D'Alterio, fratello Pasquale, Zignati alla vigilia come dei papabili favoriti per questo trofeo Maurizio Anedda. Per il momento Anti D'Alterio 4-0 su Saporetti. Altro tentativo in accosto di D'Alterio, preciso anche in questo caso. Vediamo la risposta. Ancora di Saporetti, cerca addirittura un tiro in volo. Applausi allora per lui, essere riuscito nel suo intento. Una bella giocata, una sfida ad alto livello, quella contro Giuseppe D'Alterio. Come va a rispondere? Altro tiro d'accosto provato il giocatore Giorgione Trevillese. Non precisissimo, ma riesce a portarsi a casa forse il punto momentaneo. Era la terza boccia per D'Alterio. Per rispondere adesso Saporetti, anche per lui terza boccia adesso. Bella giocata di Raffa. L'ultima boccia per D'Alterio, però aspetta l'arrivo direttore di gara Roberto Mereu per calcolare il secondo punto in questo momento. Adesso è andato a scappare. Arriva adesso l'ultima boccia di D'Alterio, altro tentativo di accosto, come in precedenza non troppo preciso, non riesce a far curvare nella giusta la boccia, anche perché ne ha due davanti.
Ancora una giocata di raffa di Savoretti. Attenzione però alla boccia che torna indietro di D'Alterio. Si porta a casa un altro punto, 5-0 per Giuseppe D'Alterio. Tiro d'accosto scelto da Savoretti. Molto preciso. Se poi curva finale allontana leggermente la boccia dal pallino, punto che però in questo momento sarebbe per il giocatore di Calcio Milano. La risposta con un tiro di raffa provato e trovato da D'Alterio. Si riprende il vantaggio, davanti 5-0 sul suo avversario. Vediamo la scelta adesso di Savoretti. Anche lui cerca il tiro di raffa, colpisce, allontana la boccia del suo avversario. Punto che in questo momento sarebbe il suo. Tentativo di accosto anche per che va D'Alterio, risposta di Savoretti sotto 5-0, lo ricordiamo. Altro tentativo di raffa, colpisce la boccia più vicina del suo avversario. In questo momento sarebbero 3 punti per Savoretti, con D'Alterio che dovrebbe andare tirare la sua ultima boccia, la sbaglia, cedendo 4 punti a Mirko Savoretti. Al 5-0 sotto, adesso si ritrova sul 5-4. Una fase quella giocata da Savoretti. Per il momento si sta giocando solo sul campo 4, aver già visto le vittorie di Roberto Moi, Pierpaolo Cossu per quanto riguarda i sardi, Luca Viscosi, compagno di squadra Calcio Milano di Mirko Savoretti. Tiro d'accosto,
di Savoretti, la risposta sempre in accorso di D'Alterio. Sbaglia un altro tiro Savoretti. Come è accaduto anche in altre fasi della partita. Stavolta riesce a colpire boccia di D'Alterio Mirko Savoretti. Al momento servono 2 punti per il giocatore di Cancia Lanza Milano, che ha già impegnato 3 delle 4 bocce a disposizione. Solo la seconda invece è questa per Giuseppe D'Alterio, che cerca un accosto, provare a portare a casa il vantaggio e costringere l'avversario a giocare la sua ultima boccia. Tiro corto, però quello di D'Alterio sbaglia anche questo. Situazione che si è completamente ribaltata. Giuseppe D'Alterio, prima un tiro troppo corto di accosto, qui invece a vuoto l'arrivo di Raffa. Vediamo cosa sceglie ora. Nuovamente un accosto, stavolta è più preciso. No, Savoretti che ha comunque l'ultima boccia a disposizione. Sceglie l'accosto anche Savoretti per il suo ultimo tentativo. Palla che però resta molto all'esterno. Ora solo un punto verrà segnato in questa sfida, però va in parità dal 5-0 al 5-5. Mirko Savoretti che trova un punto. Gioco che è ripreso, il pallino è la prima boccia giocata da Mirko Savoretti. Sposta di Giuseppe D'Alterio.
Boccia più vicina è sempre quella di Savoretti, coperta altro tiro in accosto provato da Alterio, corto, per già andare con la terza boccia il giocatore di Giorgiano Trevillese, pensa un po' da farsi. Tentativo di Raffa Vuoto, Giuseppe D'Alterio che ha iniziato bene la partita con altro Mirko Savoretti e dopo gli errori precedenti a non essersi ripreso, adesso cerca con un terzo accosto di trovare almeno il punto, con la consapevolezza però che Mirko Savoretti ha ancora 3 bocce a disposizione. Ho visto. Tipo assegno quello di Mirko Savoretti che riesce ad allontanare la boccia più vicina del suo avversario. Adesso con altre 2 bocce a disposizione potenzialmente può passare dal 5-5 all'8-5. Tentativo di accosto, 2 punti al momento per Mirko Savoretti che andrebbe sul 7-5. Si arriva anche il terzo punto, tentativo di accosto più preciso addirittura degli altri, però sposta il pallino e lo avvicina all'altra boccia di D'Alterio. Quindi allora è solo un punto per Savoretti, che sì, è andato molto vicino, fin troppo al pallino, addirittura spostandolo. Allora è 6-5 per Savoretti, che però un pizzico in più di fortuna deve andare sull'8-5 con 2 punti sicuri prima dell'ultima boccia del giocatore di Cacianazza Milano. L'ultimo tiro invece ha parzialmente rovinato che aveva fatto. Si riparte comunque con il pallino già tirato sul fondo del campo. Mirko Savoretti adesso arriva anche la sua prima boccia, provare a raggiungere al turno successivo questo trofeo Maurizio Anedda, il compagno di squadra
Luca Viscusi ha superato 112-5 Giuseppe Pagnotta. Stavolta è preciso Giuseppe D'Alterio con l'accosto, quello che gli era un po' mancato nella manche precedente. Tentativo di Rafa a vuoto, Mirko Savoretti. Questi errori da una parte e dall'altra in questa partita. Ci riprova, stavolta riesce il suo tentativo. Savoretti torna a prendersi il vantaggio, che se gli resta solo una boccia a disposizione, 3 invece quelle a disposizione di Giuseppe D'Alterio, può scegliere nuovamente soluzioni di precisione con questo accosto. Non precisissimo, ma il punto è suo. Allora, ultima boccia per Savoretti. Soluzione da costo anche per lui. Un punto però resta. Giuseppe D'Alterio, in questo momento sfida che andrebbe in parità sul 6-6, come è capitato in precedenza. Potrebbe Giuseppe D'Alterio andare parziale di 3-0, in questo momento 2 punti suoi. Se arriva anche il terzo, complicato pensare a quello accaduto precedenza a Savoretti, spostando il pallino, dedicata la possibilità di portare a casa i 3 punti. Il terzo tiro con la quarta boccia è molto corto di D'Alterio, allora sono soltanto 2 punti che bastano però a ribaltare il punteggio dal 6-5 per Savoretti al 7-6. Aveva iniziato molto bene Giuseppe D'Alterio, avanti 5-0. La risposta poi di Savoretti, che era andato sul 6-5. Adesso i 2 punti giocatori del Giorgione Trevillese, nuovamente avanti 7-6. Confermare. Confermare che questa sfida molto combattuta soprattutto di alto livello.
molto vicine le due bocce al pallino. Il vantaggio in questo momento è di Savoretti, allora seconda boccia per D'Alterio. Le bocce praticamente in linea, più vicina per quella di D'Alterio. Sceglie la soluzione di raffa Savoretti, molto preciso perché riesce a colpire solo la prima boccia del suo avversario. Vantaggio che allora torna ad essere per il giocatore di Calcialanza Milano. Trova un altro accosto. D'Alterio, vantaggio che torna al giocatore veneto. Ovviamente il tiro di Raffa, colpito stavolta però anche il pallino. Punto che torna ad essere momentaneamente di Savoretti. Ultima boccia allora per D'Alterio. Ultimo tiro d'accosto provato da Savoretti, che porta a casa 2 punti e allora sfida nuovamente ribaltata sull'8-7 adesso in favore di Mirko Savoretti. Arriva la prima boccia, questa fase per Savoretti, manca molto vicini alla sponda destra rispetto alla nostra postazione, rispetto anche fase di tiro dei due atleti impegnati.
Costo molto preciso, strappa anche gli applausi qui a Settimo San Pietro. Giuseppe D'Alterio praticamente attaccato al pallino, sta leggermente più spostato sulla sinistra, spiega l'arbitro a Mirko Savoretti. Tentativo allora di Raffa, colpito anche il pallino, si sposta anche il pallino, punto che resta in favore di D'Alterio, anche se la sua voce non è più così tanto vicina. Vicino per vedere il gioco Mirko Savoretti. Altro tentativo di Raffa, di Savoretti, che manda tutte le sue bocce praticamente sul fondo del campo, ma sempre molto lontane dal pallino. No, forse con l'ultimo tiro verrà colpire il pallino, mandarlo da sinistra a destra. Concentrazione. Il giocatore del Calcialanza Milano prima di effettuare l'ultimo tiro. Quindi invece l'accosto, punto che però resta ad Alterio, a disposizione altre 3 bocce. Sarà semplicissimo però provare a portare a casa 4 punti. Primo tiro non valido, abbiamo il secondo. Giuseppe D'Alterio. Due punti. Costo valido e anche molto preciso. In questo momento l'8-7 per Savoretti. Anzi, 8-7 in vantaggio d'Alterio, potrebbe addirittura allungare 3 punti.
10-8 il punteggio adesso in favore di Giuseppe D'Alterio, i 3 punti portati a casa tutti in una volta per ribaltare il punteggio dall'8-7 per Savoretti al 10-8 adesso per D'Alterio, che non solo ha ribaltato lo svantaggio precedente, ma addirittura ha trovato il +2. Servono altri 2 punti per chiudere la sfida, qualificarsi al turno successivo. Primo tentativo di accosto corto per Savoretti, che deve riprovarci. Prova adesso il momentaneo vantaggio il giocatore di Cascianazza Milano. Seconda boccia, un altro tentativo di accosto. Giuseppe D'Alterio. Boccia che però ha toccato la sponda laterale. Allora il tiro non è valido. Terza boccia. Volta va a lungo, giocatore veneto, capire vicino alla sua boccia o quella di Savoretti, punto che è sempre di Savoretti. Una quarta e ultima boccia, quella per Giuseppe D'Alterio. Di accosto che riesce questa volta, punto che torna a favore del giocatore veneto. 2 bocce però a disposizione Mirko Savoretti. Tentativo di Raffa.
essere sempre un punto per Dalterio. Ultima boccia per Savoretti. Cerca un altro tiro di Rafa, riesce a colpire la boccia più vicina del suo avversario. Savoretti resta sotto ma porta a casa il punto. Situazione complicata, 10-9. Lunga vincente questa sfida tra Giuseppe Dalterio e Mirko Savoretti. Pallino alla boccia giocata, Savoretti arriva a costo lungo però di Dalterio, pronto ad andare già con la sua seconda boccia. Essere la manche decisiva questa per le sorti della sfida, 10-9 in favore di Dalterio. Sono 2 punti al giocatore veneto per giudicarsi la sfida, 3 invece a Mirko Savoretti di Caccialanza Milano. Costo preciso, vantaggio momentaneamente a favore di Dalterio. Ma Di Rafa riesce a colpire la boccia di Dalterio. Altro accosto, Giuseppe Dalterio, la terza boccia. Altro accosto preciso. Altri applausi per Giuseppe Dalterio. Avvicinarsi a vedere il gioco Savoretti. Altro tentativo di Raffa di Savoretti, ancora molto preciso, ma
ha sbagliato l'obiettivo dichiarato. Tiro non valido, disperazione per Savoretti. Adesso costretto ad andare con la sua quarta boccia. Stavolta l'accosto. Costo importante. Vicino a vedere il gioco anche D'Alterio, che per lui sarà l'ultima boccia di 2 punti per chiudere la partita. Solamente per il vantaggio è di Savoretti. Sceglie l'accosto. Un solo punto per Giuseppe D'Alterio. E allora si gioca ancora 11-9, sempre per D'Alterio, che non riesce a trovare il secondo punto. Sfida con Savoretti, servivano 2 a chiudere la sfida, invece resta più aperta che mai, che se praticamente non ha più margini d'errore Mirko Savoretti. Va bene ragazzi, a parte il casino, poi ripeto, poi vedremo un po' come fare. Mamma mia, cioè, occhio alle telecamere. Prima boccia di D'Alterio giocata molto bene. Risposta, concentrazione di Savoretti, che però sbaglia il tiro. Allora è pesante, contando anche che il punteggio è sull'11-9. Non ha praticamente margini d'errore Savoretti. Il primo tiro di Rafa provato, la sua prima boccia. Può permettersi di fallire questa manche. Attenzione però alle bocce. Più vicino dovrebbe essere ancora di D'Alterio. Anche in questo caso tiro non valido. Forse ha chiamato il pallino, ci ha colpito la boccia del suo avversario. Che conta è che 2 bocce non valide per Savoretti, sbaglia anche la terza e a questo punto può dirsi conclusa la partita o quasi.
l'acqua al metro. Ci riprova, colpisce il pallino. Non tira neanche le sue ultime bocce Giuseppe D'Alterio, che batte 12-9 Mirko Saboretti, guadagna il passaggio del turno. Conclude così una bella sfida di alto livello. Noi ci fermiamo nuovamente, poi torniamo in Ferruccio Mula. con le immagini. Torniamo in diretta dal circolo bocciofilo comunale di Settimo San Pietro, Sardi. dove Giovanni Amoretti. andrà a disputarsi Comunale Settimo. la fase Franco finale Scioscia. Fabio della gara regionale, gara a coppie, Sescoli. riguarda gli Gabriele atleti Ballas. Ercole Ollu. categoria B e C. Arbitro regionale direttore di gara Michele Alastra. Arbitri di campo Anna Rita Fenu, Antonio Fenu, Aima Gaglia. Poi andremo anche a darvi il programma con le coppie interessate. Altra piccola pausa, poi torniamo sempre in diretta qui da Settimo.
Siamo nuovamente in diretta, sempre dal circo Bocciofilo del Comunale Settimo San Pietro, dove sono in corso riscaldamenti, le fasi di riscaldamento delle 4 semifinali. Siamo giunti quasi al momento clou. Sui campi 1 e 2 abbiamo le 2 semifinali individuali categoria A tra Roberto Moi, campo 1 della Galligia di Sesto, contro Giuseppe D'Alterio della Giorgione Trevillese. Sul campo 2 Luca Viscusi della Cacciaranza Milano contro Pierpaolo Cossu di Sassari. Queste sono le 2 semifinali in programma per la categoria A, torneo individuale del primo trofeo Maurizio Anedda. Per quanto riguarda invece la gara regionale con le coppie categoria B e C, abbiamo 2 coppie di settimo, Ferruccio Mura e Ignazio Pulica. La prima coppia che affronterà Giovanni Amoretti e Marco Saba di Solemnis sul campo 3. Sul campo 4 invece Franco Sciascia e Fabio Anedda contro Gabriele Badas ed Ercole Orru delle Acli Sestu. Quindi questo è il programma che ci attende, con tutti e 4 i campi impegnati adesso per queste 4 semifinali. Proviamo a raccontarvi, aggiornandovi sicuramente sui punteggi, magari soffermandoci in particolare sulle fasi salienti dei 4 campi, magari precedenza categoria individuale. No, per iniziare le 2 semifinali regionali invece vediamo pronti anche Moi ed Alterio. D'Alterio che ha praticamente giocato fino a pochi istanti fa, non ha avuto pausa perché si è conclusa ha avuto pausa prima di poter disputare questa semifinale contro Roberto Moi, gara che sta iniziando. Categoria A, gare individuali. Categorie B e C invece si gioca a coppie. Sono iniziate le gare, tra l'altro possibilità di avere anche una finale o tutta sarda o tutta continentale, andiamo a metterla così, visto che Roberto Moi e Pierpaolo Cossu, che rappresentano la Sardegna, andranno a sfidare 2 dei 20 atleti arrivati dalla penisola per partecipare a questa gara nazionale in ricordo di Maurizio Anedda.
Concentrazione per il tiro di Cossu che colpisce la boccia di Luca Viscusi. Il Caccialanza Milano prova a tornare con un altro accosto, mentre abbiamo già il primo cambio di punteggio sul campo 3, quello che riguarda la sfida tra Settimo e Soleminis con la coppia padrona di casa Lucio Mura e Ignazio Puliga, avanti 2-0. Cambio di punteggio anche sul campo 1, dove Giuseppe D'Alterio è avanti 1-0 su Roberto Moi. Ultime bocce a disposizione invece per Viscusi e Cossu sul campo 2 per quanto riguarda l'altra semifinale. Qui l'errore di Viscusi con Cossu può a questo punto portare a casa i primi punti della sfida, sono addirittura 3. Ultime bocce giocate la semifinale sul campo 4 della gara regionale a coppie, vede contro Settimo e Acli Sestu. 2 punti per la coppia sestese formata da Badas e Urru. 3-0 invece in favore di Cossu, la sfida sul campo 2. Con Cossu opposto a Viscusi, 1-0 tra semifinale individuale tra Moi ed Alterio. Il 2-0 invece avanti Settimo. Questi applausi che sentite sono tutti per Roberto Moi, giocata vincente del giocatore della Galigel Sestu, che ha mandato fuori il pallino. Situazione complicata, perché è messa di fronte al giocatore della Galigel. Ha potuto mandare fuori campo il pallino per far riprendere da zero la manche. È arrivato il primo punto di Soleminis invece sul campo 3.
dove il settimo è avanti 2-1 nella sfida a coppie. Settimo, società che organizza il primo trofeo Onizaneda proprio in ricordo del suo presidente, scomparso non troppo tempo fa. Possibilità di centrare un'eventuale finale per riguarda la gara regionale a coppie. Tutta di casa. Qui altri applausi per Roberto Moi sul campo 1. Applausi anche per Fabio Nedda. Boccia praticamente attaccata al pallino, quella uno dei due giocatori di settimo impegnati. Campo 4, risposta delle Acli, al momento guida il punteggio 2-0. Buona l'ultima boccia giocata da Viscusi. Fa lo stesso sul campo 1 Roberto Moi, spreca già la sua seconda boccia questa manche, da sotto 1-0 dopo il primo giro. Altri aggiornamenti di punteggio in arrivo, comunque prova nuovamente a mandare fuori il pallino. Arrivano altri 2 punti per le Acli sul campo 4, il punteggio adesso è sul 5-0, 4-0 per Cossu, la sfida contro Viscusi. Cossu che ha eliminato con un netto 12-4 Ratto nella partita precedente, nel quarto di finale. Arrivano altri 2 punti nel frattempo per Giuseppe D'Alterio, 3-0 su Roberto Moi, 4-0 per Cossu, la sfida contro Luca Viscusi, 4-2 in favore di Soleminis. Invece la semifinale regionale contro settimo su campo 3, campo 5, settimo sotto 5-0 invece contro gli Acli Sesto.
Tiro in accosto per Roberto Moi, campo 1, quello più esterno, tiro di rapa invece di Cossu sul campo 2. Tiro in accosto anche per D'Alterio. Momento avanti 3-0, mentre Cossu continua a dominare contro Luca Viscusi. Molto vicine tutte le bocce sul campo 1, un D'Alterio che le ha già terminate tutte. Mo invece ne ha ancora 2 a disposizione, prova a mandare il pallino in fondo, ci riesce, si prende ancora gli applausi. Pubblico presente oggi a Settimo. Due punti per Roberto Moi che accorcia sul 3-2, avanti 4-0 per Paolo Cossu su Luca Viscusi. Arriva in questo momento un altro punto invece per Soleminis sul campo 3, gara regionale a coppie contro Settimo, coppia di Settimo impegnata anche sul campo 4, è sotto sempre 5-2 contro invece le Acli Sesto. Concentrazione per l'ultimo tiro sbagliato però dalle Acli Sesto. Avanti al primo momento 5-2. E vedono adesso il punto padroni in casa di Settimo, 3-5.
fase decisiva per Soleminis, campo 3, tra coppie contro Settimo, avanti 5-2. Sbaglia però la penultima boccia a disposizione. Coppia di Soleminis formata da Giovanni Amoretti e Marco Saba. Bel tiro di Raffa, parte di Luca Viscusi di Caccialanza Milano. Tiro in accosto invece sul campo 4 di Fabio Nedda. Coppia con Franco Sciascia contro Leacli Sestu. Applausi ancora per Roberto Moi che arrivano sul campo 1. Si era trovato 3 punti dal 3-0 iniziale, adesso è avanti 5-3, il giocatore della Galigel del Sestu. Bellone, campo 2, dice sempre 4-0 in favore di Pierpaolo Cossu, l'altra semifinale individuale contro Luca Viscusi. La gara regionale a coppie. Capitolando i punteggi, 5-3 per Roberto Moi su Giuseppe D'Alterio sul campo 1, sul campo 2 Cossu avanti 4-0 contro Luca Viscusi. 2 semifinali individuali, campo 3 6-2 in favore della coppia di Soleminis, Giovanni Amoretti, Marco Saba, su quella di Settimo Ferruccio Mura e Ignazio Pulica. Sotto 6-3 invece l'altra coppia di Settimo, Franco Sciascia e Fabio Nedda contro Gabriele Badas ed Ercole Urru. Avanti i 2 giocatori delle Acli Sestu. Arrivano 4 punti in fila per Luca Viscusi, allora la semifinale sembrava ben indirizzata da Pierpaolo Cossu, adesso in parità sul 4-4. Il tiro di Raffa provato da Roberto Moi per riprendersi il vantaggio
Colpisce la boccia del suo avversario, non basta però per riprendersi il punto, anzi boccia non considerata valida quella tirata da Moi, dovrà riprovarci. Sceglie il tiro nascosto Moi, molto vicino al pallino, era la sua ultima boccia, deve bastare per portare a casa un punto. Prova ad allontanarla Seppe D'Alterio, sposta però anche il pallino. Alla fine il punto va a Moi, questo punto allunga sul 6-3. Parità quota 6 sul campo 4 tra Franco Sciascia e Fabio Aneda di settimo contro Badas e Rude Lacli sesto. Sotto 7-2 invece l'altra coppia di settimo, Ferruccio Muro e Ignazio Pulga contro Giovanni Amoretti, Marco Saba di Soleminis. Sul 4-4 invece la sfida valida per una delle due semifinali individuale categoria A tra Cossu e Viscosi. Scusi, colpisce boccia di Cossu ma la manda fuori la sua. Si prende neanche il momentaneo vantaggio. Cossu colpisce la sua boccia. Tra l'ultima disposizione può arrivare la risposta di Viscosi. Semifinale regionale a coppie sul campo 4 invece in perfetto equilibrio, come Sciascia e Aneda che hanno rimontato l'iniziale vantaggio delle Acli Sesto. Poco fa, istanti fa avete potuto vedere il tiro di Aneda, sul 7-2 invece in favore di Soleminis. L'altra semifinale regionale sul campo 3. Nuovo aggiornamento, punteggio sul campo 2, 2 punti per Luca Viscosi che dal 4-0 iniziale a favore di Pierpaolo Cossu, adesso è avanti 6-4, che se non è pienamente soddisfatto come
tirato la sua prima boccia dopo il tiro del pallino. Ultime bocce per le Acli. Invece sul campo 4 per la Comunale Settimo sul campo 3. Tiro sbagliato, era l'ultima boccia a disposizione di Settimo sul campo 3, sotto 7-2. Coppia formata pure Repubblica, un altro punto per Soleminis che allunga sull'8-2. Ormai allunga sul 7-3 nel frattempo sul campo 1, 6-4 per Viscusi contro Cossu. Scusi, però qui ha finito le bocce Cossu, ce ne ha altre due, questa compresa che si sta avvicinando al pallino. Solito sarebbero 2 punti per Cossu, però un'ultima boccia per fare 3 e ribaltare il punteggio. Nel frattempo il tiro di Raffa Di Moi. Lontana la boccia del suo avversario. Ecco qui l'altro tentativo in accosto di Cossu. Quattro punti per Cossu che va sull'8-6. Sul campo 1 boccia di D'Alterio molto vicina al pallino. Come potete vedere, può provarci Roberto Moi allora. Altra giocata di Raffa, meno che finisce sul fondo del campo 1. Due punti per D'Alterio. Allora ancora Moi, stavolta può andare con una costa, no, va ancora di Raffa ma sbaglia la conclusione. Era la sua ultima boccia, quindi 2 punti puri per D'Alterio, però ne ha altre 2, potrebbe pareggiare. 7-7, primo tentativo in accosto.
per D'Alterio, leggermente corto ma basta per portarsi a casa anche il terzo punto. Quarta e ultima boccia per andare sul 7-7. Con 4 punti, parità quota 7, 8-6 invece per Cossu il punteggio sul campo 2, 7-6 per l'Acli Sestu, la semifinale a coppie regionale contro Sciascia e Nedda di settimo, Mura e Puliga di settimo sotto, invece 8-4 nel campo 3 contro Amoretti e Sava di Soleminis. Corto questo tentativo in accosto. Quanto riguarda la coppia di settimo formata da Mura e Puliga, tiro di Aneda che colpisce il pallino sul campo 4. L'obiettivo però dichiarato, è uno dei due giocatori in coppia a settimo. In finale con 4 in parità sul 7-7, quella tra settimo e l'Acli Sestu, sul 7-7 anche la semifinale individuale tra Moia ed Alterio sul campo 1. Glielo dico. Ciao, Glielo chiedo. glielo chiediamo a Elena, per favore. Corcia sul 5-8 adesso invece la coppia Mura Puliga di settimo contro Soleminis, prova a rientrare. Tutte molto combattute comunque queste semifinali. Campi 3-4, le due semifinali regionali in coppia, categoria B e C, categoria A, le due semifinali nazionali. Un altro punto per Cossu sul campo 1, va sul 9-6 contro Luca Viscusi, facendo valere il giocatore di Sassari.
4-1 dei favoriti. Giunti alle semifinali, tutti e 4 gli atleti possono dirsi favoriti, a testimoniare comunque l'alto livello, giocatori arrivati per questo trofeo Maurizio Nedda, in ricordo del presidente della Comunale Settimo San Pietro. Giuseppe D'Alterio è tornato avanti sul campo 1, 9-7 contro Roberto Moi, allungato 3-0 iniziale per il suo avversario su 7-3. Guardo qua, no. Ottimo tiro in accosto sul campo 2 provato da Luca Viscusi. Porta a casa 2 punti, boccia sul 9-8. Attenzione a Roberto Moi che ha ancora 2 bocce. Campo 1. Prima la gioca in accosto. Sono 2 punti per il momento in favore di Roberto Moi, che andrebbe sul 9-9. Anche l'ultima boccia, passare in vantaggio sul 10-9. 9-8 il punteggio invece sul campo 2
Semifinale tra Cosso e Viscusi, avanti Cosso 9-8, 10-5 in favore di Soleminis. Semifinale a coppie, campo 3, 9-8 in favore di Settimo. Invece l'altra semifinale regionale contro le Acli Sestu. Arrivano a solo un punto per Moi, che allora va sul 8-9. Tutti e 4 le semifinali stanno entrando nel vivo. - 8-9 a favore di Dalterio, semifinale sul campo 1 contro Roberto Moi. 9-8 in favore di Cosu. Campo 2 la semifinale contro Luca Viscusi, 5-10 a favore di Soleminis, la semifinale sul campo 3 contro Settimo. Settimo che invece sul campo 4 è avanti 9-8 contro le Acli Sestu. Sono tutte combattute, tutte equilibrate. Poi il più grande si registra sul campo 3 tra Settimo e Soleminis. Soleminis è a 2 punti dalla finale. Vicina a vedere il gioco la coppia formata da Sasha e Nedda, campo 4. Il Sestu già dato tutte 4 bocce a disposizione. Applausi invece per Roberto Moi sul campo 1. Che è uscito sia sul campo 1 che sul campo 2. Attenzione, abbastanza particolare il gioco che riprende adesso su entrambi i campi. Sul campo 3 e sul campo 4 invece Settimo accorciato 6-10 contro Soleminis. Essere già un momento decisivo invece per l'altra coppia di Settimo, quella formata da Sasha Nedda contro le Acli Sestu. Deve essere rimasta una boccia a disposizione. Fabiana Edda aspetta l'ultima misurazione sul campo.
quasi per Fabio Anedda. Terminata la semifinale sul campo 4, vincono Sciascia e Anedda 12-8 contro le Acli Sestu, guadagnano il pass per la semifinale a coppie, gara regionale categoria B&C. Vediamo se ci sarà il derby di settimo, in questo momento per i compagni di squadra società Mura e Puglia sono sotto 6-10. È finita anche l'altra semifinale, allora non ci sarà il derby di settimo perché arrivano i 2 punti che servivano a Soleminis per chiudere la sfida sul 12-6. Quindi abbiamo già la finale regionale, i nomi sono quelli di Giovanni Amoretti e Marco Saba che sfideranno Franco Sciascia e Fabio Anedda. Praticamente le 2 semifinali si sono concluse contemporaneamente e allora ci resta solo da scoprire i 2 nomi dei 2 finalisti. Invece per quanto riguarda la gara individuale categoria A, concentrazione per Luca Viscusi che manda ancora una volta il pallino fuori. Ho perso il conto di quante volte sia accaduto sul campo 2 tra Cosso e Viscusi. Boccia di Cossu che prova a prendersi il punto. Tiro di Moi nel frattempo va a vuoto. Ma allora l'aggiornamento di punteggio sul campo 1 dove Moi era sotto 9-8. Un altro punto per Giuseppe D'Alterio che va sul 10-8. Giocata da D'Alterio, prova ad avvicinarsi, che proprio tiro sul campo 2 invece di Cossu,
riesce a mandare il pallino sul fondo. In questo momento sono 2 punti per il giocatore di Sassari. Punti sono anche quelli che gli servirebbero per andare in finale. Punto che adesso sul campo 2 nuovamente per Viscusi. Campo 1 da Alterio ha già esaurito le sue bocce, stanno 2, Roberto Moi sceglie adesso l'accosto. Sto molto lontano dal pallino. Ultima boccia, ultimo accosto di Moi che può pareggiare a quota 10 se riesce. No, non riesce. Tiro corto, solo un punto per il giocatore della Gallisel che va sul 10-9, accorcia sul 10-9. Anzi 10-8 invece Cossu che cerca il tiro di Raffa, colpisce la boccia del suo avversario. Però a disposizione altre 2 bocce. Con un tiro di Rafa riesce a colpire la sua boccia. In questo momento sarebbero 2 punti. Per Luca Viscusi. Due punti per Luca Viscusi, che ha cercato il colpo grosso dal 10-8 in favore di Cossu. 4 punti, avrebbe vinto semifinale, si deve accontentare di 2 punti
lotta a quota 10 può essere comunque una match decisiva sia sul campo 1 che sul campo 2 per i nomi dei finalisti. Il gioco sul campo 1 che vede Giuseppe D'Alterio avanti 10-9 contro Roberto Moi. Punto però in questo momento è di quest'ultimo. Allora seconda boccia, anzi terza boccia, non quarta, per Giuseppe D'Alterio, che si avvicina. Una è sicuramente fuori, una la vediamo in campo, l'altra è un punto un po' cieco per la nostra postazione. Ti confermiamo che D'Alterio ha già tirato le sue 4 bocce. Punto momentaneo sarebbe di Moi, che qui cerca la giocata di Raffa. Riesce a colpire la boccia sul fondo, proprio sulla sponda, sul fondo, ma non quello che avrebbe voluto, giudicare dall'espressione. Può riprovare Moi mentre arriva il tiro di corso, eccolo qui, un altro tentativo per Moi. Manca il bersaglio. Ancora Viscusi. Il pallino colpito, tiro non valido, un punto per Giuseppe D'Alterio. 11-9 avanti il giocatore della Giorgione Trevillese contro Roberto Moi. Sul 10-10 invece la semifinale tra Pierpaolo Cossu e Luca Viscusi. In questo caso possono essere momenti decisivi. Buono il tiro di Moi, campo 1, non ha più margini d'errore il giocatore della Galligel. Ultima boccia per Viscusi, che se sbaglia perde, e infatti è così. Vince Cossu senza neanche tirare le sue ultime 2 bocce, 2 punti già in campo sul campo 2. E allora il successo del giocatore di Sassari, il primo finalista del primo trofeo Maurizio Anedda per quanto riguarda la gara individuale categoria A. Si attende allora soltanto il finale della sfida tra Moi ed D'Alterio. Tiro d'accosto di Roberto Moi. Al momento il punto resta al giocatore della Galligel. Altro tiro in accosto per Giuseppe D'Alterio. Riesce a piazzare sua boccia davanti al pallino, tra la boccia di Moi
e il pallino. Silenzio e concentrazione per il tiro di Moi, dovrebbe trattarsi della sua terza boccia. Qui riesce a colpire, ma l'esito non è favorevole perché una boccia di D'Alterio resta comunque vicino al pallino. Ultima boccia a disposizione. Vediamo anche cosa andrà a scegliere Roberto Moi. Ancora un tiro di Raffa, colpisce la boccia del suo avversario. Non basta però per tenere aperta la semifinale. Allora vince Giuseppe D'Alterio 12-9 su Roberto Moi. Noi ci fermiamo ancora con un'altra piccola pausa. Si torna in diretta con le due finali. Franco Sciascia e Fabio Aneda di settimo contro Giovanni Amoretti e Marco Saba di Soleminis, la semifinale della gara regionale a coppie. Giuseppe D'Alterio contro Pierpaolo Coso. Sarà invece la gara vale per la finale individuale categoria A, in palio il trofeo Maurizio Aneda.
Amici di Directa Sport, siamo tornati, Circolo Bocioffio Comunale, settimo San Pietro, per il primo trofeo Maurizio Aneda in ricordo del presidente della Comunale settimo San Pietro. È tutto pronto per le due finali categoria A sul campo 3, la vostra destra per intenderci, tra Pierpaolo Cossu e Giuseppe D'Alterio. Pierpaolo Cossu che ha battuto 12-10 Luca Viscusi nella semifinale precedente. Giuseppe D'Alterio invece ha eliminato Roberto Moi, giocatore al Giorgione Trevillese. D'altra parte invece gara regionale categoria B e C, la coppia formata da Franco Sciascia e Fabio Aneda di settimo proverà a tenere in casa il trofeo contro la coppia Giovanni Amoretti e Marco Saba di Soleminis, campo 2, quello alla vostra sinistra. Invece per quanto riguarda la finale a coppie, dovrebbe essersi esaurita la fase di riscaldamento per gli atleti in gara. Il campo 3 si continua a procedere . Siete stancati? Buonasera. Anche la foto di rito per le due coppie che si andranno a contendere trofeo regionale, attesa di cominciare, mentre ancora il riscaldamento per Cossu ed Alterio, maglia verde per Cossu, maglia blu per D'Alterio. È tutto pronto, aspettiamo l'ok del direttore di gara, in attesa che finisca il riscaldamento per Cossu ed Alterio, poi si potrà procedere con l'inizio delle due finali in ricordo di Maurizio Aneda, presidente scomparso di recente della Comunale settimo San Pietro. Potete anche scorgere sul fondo lo striscione Maurizio vive proprio in ricordo di Maurizio Aneda. E dopo le finali ovviamente restate con noi per le premiazioni. Settimana non mancheranno sicuramente le interviste ai protagonisti, gli organizzatori di questo torneo, sui canali di Directa Sport Live TV
stanno raccontando un altro grande torneo di bocce. Le coppie sono pronte a iniziare, ma si aspetta l'ok anche per il sorteggio tra Cosso ed Alterio. Allora tutto ok, si può cominciare, anche se forse prima prenderà parola il direttore di gara Roberto Mereu. Allora ascoltiamo Un attimo di attenzione, l'intervento. prima di dare inizio alle due finalissime, osserviamo un minuto di raccoglimento in memoria di Maurizio. Minuto di silenzio per Maurizio Nedda. Grazie. Gli applausi, ricordo di Maurizio Nedda. Ciao Maurizio, la coreografia, ricordo di Maurizio Nedda. Un omaggio alla famiglia. Questo toccante momento, allora forse è tutto pronto per l'inizio delle due finali. Ricordiamo campo 2, la finale regionale a coppie tra Settimo e Soleminis, Franco Sciascia e Fabio Nedda contro Giovanni Moretti e Marco Saba. Campo 3 invece per quanto riguarda la sfida tra Pierpaolo Cosso e Giuseppe D'Alterio, categoria A, gara individuale. Prime bocce giocate da Cossu ed Alterio.
Tiro di Raffa di Cossu per allontanare prima boccia di D'Alterio. Le bocce giocate molto vicine invece a quelle Soleminis è settimo per quanto riguarda la gara regionale. Tiro di Raffa preciso, giocato da Cossu. Vantaggio ancora del giocatore sassarese sul campo 3. Adesso a costo preciso di D'Alterio. Vediamo se Cossu andrà ancora. Tiro di Raffa, ultima boccia quella a disposizione. Giocatore di Sassari. Colpisce anche il pallino e la manda nella zona in cui c'erano già due bocce di D'Alterio. In questo momento avrebbe 2 punti, potrebbe portarsi a casa anche il 3-0 iniziale visto che ha a disposizione una quarta boccia. Cerca di colpire la boccia più esterna per cercare il colpo da 4. Quella colpita effettivamente va in quella zona, non l'ultima tirata, e allora sono 4 punti, 3 punti non 4 per Giuseppe D'Alterio. Quanto riguarda il primo aggiornamento di punteggio, anche sul campo 2 sono le ultime bocce di Fabio Anedda. Quanto riguarda settimo, Si è fatto un lancio bene. Bellino. Sai quanto sono malato? Porca. Veramente. conquista i primi 2 punti. Quindi 2-0 per settimo sul campo 2, 3-0 per D'Alterio invece sul campo 3. 2 finali del trofeo Maurizio Anedda. Prima boccia, prima raffata per Cossu, però non riesce a guadagnare il momentaneo vantaggio.
ancora Cossu, un altro tiro di accosto. Accosto praticamente perfetto che strappa anche gli applausi per Paolo Cossu. Alterio si avvicina a vedere il gioco. Alterio colpisce, goccia sbagliata, però non valido. Capito, sì, quella di Cossu, ma non quella più vicina al pallino. Quasi anche per Fabio Anedda. Che arriva l'ultimo tentativo in accosto di D'Alterio. Un altro punto per Settimo che va sul 3-0. Mentre Cossu già un punto cassaforte, vediamo se con questo accosto trova anche il secondo. No, difficile fare meglio della boccia più vicina di Giuseppe D'Alterio. E allora arriva il primo punto per Paolo Cossu, battuto ai quarti di finale Ratto, semifinale invece ha avuto la meglio di Luca Viscusi, battutissima la semifinale con il giocatore del Calcio Milano, 12-10 alla fine il punteggio in favore del giocatore di Sassari. Sasha Anedda invece hanno battuto 12-8, coppia dell'Acli Sestu e il Banas Ercole Ru sono avanti 3-0 contro la coppia di Solemini Amoretti Saba, che aveva eliminato l'altra coppia di Settimo, quella formata da Ferruccio Mura e Ignazio Puliga. Sbaglia il tiro. Giuseppe D'Alterio colpisce il pallino, però ha dichiarato la boccia molto vicina al pallino di Cossu. Adesso riesce nell'obiettivo il giocatore di Giorgione Trevillese, anche se lo svilupparsi dell'azione poi già più vicina resta quella di Cossu. E allora ancora D'Alterio, già la terza boccia, tutte e tre ancora a disposizione invece quelle di Cossu. Tentativo di accosto per D'Alterio leggermente corto. Vista la situazione sul campo numero 3, tanto basta per prendersi momentaneo vantaggio. Può rispondere Cossu. Tanto correggiamo uno dei due atleti in gara per Soleminis. Con Giovanni Amoretti c'è Marco Saddi, non Saba come detto in precedenza.
eliminate le bocce a disposizione di D'Alterio. Giuseppe D'Alterio, in gara c'era anche il fratello Pasquale, però non si è qualificato per le fasi finali. Qui a costo, a fenomeno di Pierpaolo Cossu, in questo momento sarebbero 2 punti per il giocatore sassarese. Potenzialmente anche la boccia per ribaltare il punteggio dal 3-1 al 4-3. Situazione di sviluppo anche sul campo 2 per l'assegnazione dei punti, dove per il momento Settima avanti 3-0, solo 2 i punti di Cossu, pareggia sul 3-3, un altro punto invece per Settimo nella finale a coppie. Sciascia e Anedda sono sul 4-0 contro Soleminis. Applausi ancora per Fabio Anedda. Altro tiro di Raffa permette a Settimo ritrovare il momentaneo vantaggio. Ancora una buona giocata di Anedda. Il campo 3, momentaneo vantaggio è di Cossu. Vado a guardare di qua. Costo di D'Alterio impreciso, vantaggio che resta per Cossu. Terza boccia per D'Alterio, 2 ancora a disposizione per Cossu. A vuoto l'ultimo tentativo a disposizione di Soleminis. Un altro punto per Sciascia e Anedda. 5-0 avanti, coppia padrona di casa che prova a studiare il da farsi sul campo 3 Cossu.
Penetrazione di Kossu per questo tiro, sbaglia però. A vuoto il tentativo di Anedda, mentre arriva l'accosto di Kossu. Federazione per il tiro di Alterio, colpisce il pallino, non soddisfatto della giocata il giocatore trevillese, trova un altro punto per Paolo Kossu. Va sul 4-3. Col 3-0 iniziale di D'Alterio. Arrivano i primi 2 punti per Soleminis. 5-2 adesso il punteggio della finale regionale a coppie. Ed è sul 4-3 Kossu. Però deve già utilizzare la sua terza boccia. Solo una in campo invece per D'Alterio, la più vicino al pallino. Tentativo di accosto, riesce a trovare il vantaggio. Cata di Raffa, D'Alterio che riesce a colpire boccia del suo avversario. Kossu gioca ancora con accosto per la sua ultima boccia.
terminato settimo le sue bocce sul campo 2. Ultima boccia per D'Alterio invece sul campo 3. Conquista 3 punti Vittorio Campano, 6-4. Allora il punteggio, cambia il punteggio anche sul campo 2. Altri 2 punti per Soleminis. Accorcia sul 5-4, 6-4 invece in favore di D'Alterio, il punteggio sul campo 3. Cossu che prova a giocare. La sua prima boccia fa molto bene, quel momentaneo vantaggio. Lungo il tentativo di D'Alterio, c'è poi misurazione ufficiale da parte dell'arbitro. Il punto è sempre di Cossu. Allora sceglie la giocata di Raffa, riesce ad allontanare la boccia di Cossu. Sono 2 punti momentanei per D'Alterio. Ancora l'accosto di Cossu. Strappa gli applausi del circolo bocciofilo settimo San Pietro. Tratta dell'ultima boccia per D'Alterio. Veramente lungo. Altra giocata in accosto per Cossu. Oltre a questa un'altra boccia a disposizione, questa però è corta, appunto è momentaneo. Vicino a vedere la situazione Cossu.
Concentrazione per Kossu. Sceglie ancora l'accosto. Corto, un solo punto per Kossu, che accorcia solamente sul 5-6, 5-4 invece l'altra finale della regionale a coppie con Fabio Nedda che ha a disposizione l'ultima boccia. Vicini a vedere chi sono i punti. Vediamo come cambia adesso il punteggio. Un punto per Settimo che riallunga sul 6-4. Terza boccia per Giuseppe D'Alterio, prima nulla, seconda troppo lontana dal pallino rispetto a quella di Kossu. Ancora D'Alterio, stavolta sembra essere più vicino. Ma non basta prendersi il punto. È già il momento dell'ultima boccia allora. Colpisce un po' tutto, Kossu non fortunato perché diventano 2 punti quelli di D'Alterio. Qui non lascia tirare le ultime 2 bocce a Kossu D'Alterio. E allora sono 7 i punti di Kossu che supera
il suo avversario sul 7-6, Settimo invece allunga sull'8-4 nella sfida a coppie con Soleminis. Quando altri 2 punti vantaggio momentaneo il Settimo, il tiro allora la coppia di Soleminis. Si riprende il vantaggio, risposta di Sciascia per Settimo, altro tiro in accosto. Molto lungo, deve andare a Nedda con la sua ultima boccia, mentre Soleminis ne ha ancora 2, oltre al vantaggio momentaneo. Con il tentativo di Raffa, però va a vuoto. Però potenziali 3 punti almeno in caso di riuscita. Riesce ad andare poi con un semplice tiro in accosto per il secondo tentativo, verificare se la boccia più vicina però è la sua, quella di Anedda. No, si va però fiducia con i 2 punti in favore di Soleminis, che accorcia a questo punto sul 8-6, sempre 7-6 la sfida tra Cosso ed Alterio, con D'Alterio la ricerca del pallino. Già finito le sue bocce, ultima adesso per Cossu, il vantaggio momentaneo di D'Alterio. Allora Cossu cerca la giocata di Raffa, qui porta a casa un grande punto, diventano 2, un po' rimbalzo sulla sponda. 9-6 per Cossu, che va sul +3.
Con la prima boccia giocata da settimo arriva la risposta di Soleminis. Tiro a costo corto, allora costretto ad andare a una giocata di Raffa, il compagno di squadra. Sbaglia Anedda. Tiro non valido quello di D'Alterio. Sbaglia il tiro Anedda. Riesce a colpire il pallino, mandarlo sul fondo del campo numero 3 D'Alterio stavolta. Aggiorna il punteggio sul campo 2. Ancora punti Soleminis. 8-7. La coppia Moretti-Saddi. Sotto 8-7 ovviamente. Vantaggio sempre settimo, però ha concesso qualcosa negli ultimi scambi. Cossu un posto preciso anche se è lontano, ci riesce. Vantaggio momentaneo, applausi ancora per il Sassarese. Ancora D'Alterio viene a costo. Corto. Basta neanche fare l'altra sua voce più vicina. Già terminate le voci di D'Alterio con 2. C'è in favore di Cossu. Vicino a vedere il gioco, ci prova Anedda, sbaglia. Tiri 2 errori per Anedda, mentre vediamo il gioco sul campo 3. Tante bocce vicine al pallino. La celeste di Cossu. Le altre 3 lì in zona sono di D'Alterio.
Applausi per Franco Sciascia. Questa giocata. Attenzione al tiro di Cossu. Prova a colpire l'altra sua boccia. Qui cercato il colpaccio. Paolo Cossu. Settimo allunga sull'11-7 ad un punto dalla vittoria. Servirebbero 3 a Cossu per chiuderla adesso. Grande concentrazione. Il giocatore sassarese chiede silenzio. Tutti a guardare Pierpaolo Cossu. Tiro di volo provato, riesce ad allontanare la boccia, giocata favolosa di Pierpaolo Cossu che vince così il primo trofeo Maurizio Anedda. Applausi più che meritati, che giocata di Pierpaolo Cossu. Tiro di volo incredibile, tutto dedicato a Maurizio Anedda, ma proprio lì dove c'è lo striscione Maurizio vive a festeggiare, ad esultare, battuto da Alterio. Servivano 3 punti, li ha trovati con una giocata favolosa. Solo applausi per Pierpaolo Cossu, strameritati. Un volo incredibile da distanza quasi proibitiva. C'è riuscito. Purtroppo non possiamo mandare il replay, ma sul canale YouTube, tornando indietro, potete sicuramente rivedere quante volte volete la grande giocata di Pierpaolo Cossu. Allora si gioca solo sul campo 2, dove è in corso la finale tra regionale a coppie categoria B e C, settimo e Soleminis, avanti settimo 11-7 per tenere il trofeo in casa. Mentre esce tra gli applausi un abbraccio, tantissima commozione per Pierpaolo Cossu. E Roberto Moi che va ad abbracciare Paolo Cossu per la grandissima giocata. Si prende giustamente tutti gli applausi del pubblico. Vero, bellissime immagini qui a settimo. Serve un punto a settimo per vincere la finale regionale a coppie. Soleminis con l'ultima boccia per tenerla viva.
finisce anche la finale regionale, la vittoria di settimo Franco Sciascia e Fabianedda vincono il trofeo Maurizio Anedda, tengono in casa il trofeo, vittoria per 12-7 su Soleminis. Vinti davvero emozionanti qui a settimo. E anche qui gli abbracci per quelli che erano i padroni di casa, settimo società organizzatrice del torneo. Non è riuscita a trovare la vittoria categoria A individuale. Il trofeo è rimasto in Sardegna, una gara nazionale vinta da Pierpaolo Cosso con una giocata da favola. Festa per settimo però per la vittoria nella gara regionale a coppie e a portare in trionfo Fabianedda. Anche il coro Maurizio vive in ricordo di Maurizio Anedda, sicuramente guardato dall'alto questo bellissimo memoriale in suo onore. Si è sicuramente divertito, come spero si siano divertiti tutti gli appassionati di bocce collegati sul nostro canale YouTube. Nelle immagini della festa, tra poco anche le premiazioni, sempre in diretta sul nostro canale YouTube. Restate collegati con noi perché ci saranno tutte le premiazioni.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Siamo tornati in diretta come promesso con le premiazioni di questo primo trofeo Maurizio Anedda, podio allestito, che premi pronti. Dando per iniziare la parola al presidente della società Daniele Porceddu. Parola al presidente Daniele Porceddu. Buonasera cari amici, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa gara nazionale e regionale per Maurizio. È stato possibile fare tutto questo grazie alla generosità di tanti sponsor, che sono stati veramente tanti. Vorrei fare un elenco, ma sono talmente tanti che non ringrazio tutti, proprio tutti. Inoltre un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno collaborato da giorni e giorni, rimanendo nel circolo sino anche alle 2 e alle 3 di notte. Senza il loro aiuto non ce l'avremmo mai fatta. Inoltre, con tanto affetto e riconoscenza, voglio ringraziare tutti gli atleti, tutti. Allora, benvenuti a questa manifestazione, il primo trofeo membro di Maurizio Anedda. Allora, inizio dicendo che siete stati, a tutti voi che siete stati nel mio fianco, grazie. Abbiamo creduto al Comune del Settimo, credeva in noi, allora Maurizio credeva in noi, ha sempre creduto in noi Maurizio, spronandoci a migliorare nel gioco e ci ha sempre tifato, non c'è una volta che non ci ha mai tifato. Maurizio merita tutto questo. Prima di andare a bocciare o andare a tutto quanto rimaneva con la boccia nelle mani e poi la mandava. Questo lui lo faceva per concentrarsi e ce l'ha trasmessa. Volevo anche dire che Maurizio ha seguito tantissimo anche i figli e grazie a lui i figli sono diventati come sono. Anche se certe volte, specialmente Chicco, lo faceva dannare per allenamenti. Passo subito a dire grazie Maurizio, grazie per tutto ciò che ci hai insegnato. Grazie per quello che hai fatto per noi. Grazie perché ci stai dando una mano anche da lì su. Grazie Maurizio. Grazie Presidente. Saluto da parte dell'amministrazione comunale, abbiamo qua presente sia il sindaco, il pubblico, il vice sindaco dello Compo, ma saluto dell'amministrazione lo porta l'assessore allo sport Stefano Azzurri. Ciao a tutti, ci teniamo in particolare ringraziare tutti i ragazzi. Ma ho capito una cosa, che ha fatto un ottimo lavoro perché è riuscito a trasmettere a questi ragazzi i valori giusti, della passione, del lavoro, della determinazione nel raggiungere questi obiettivi.
molti di noi sanno che questa gara per questi ragazzi era un sogno. Oggi, in questa settimana, l'avete realizzato grazie a tutto l'impegno e tutta la determinazione che ci avete messo. Credo che oggi Settimo sia orgoglioso di voi e soprattutto siete un esempio per tanti. Complimenti e grazie per il lavoro che avete fatto. Un saluto della federazione da parte del presidente del comitato regionale Luca Pillio. Buonasera a tutti. Credo che non ci sia non fosse possibile un modo migliore per ricordare il mondo delle bocce ovviamente. Faccio complimenti al Comunale Settimo per la bellissima manifestazione. Complimenti agli atleti che hanno onorato la memoria di Comizio con delle giocate. Il finale sembrava scritto da un regista che deve vincere l'Oscar. Credo che Maurizio abbia lasciato un ricordo in ognuno di noi. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, l'onore di conoscerlo, conserverà di lui un ricordo personale. Il mio, avendolo vissuto qui quotidianamente, ogni giorno, che corsie, che segreteria, al bancone del bar, è sempre stato di una persona con una grande passione per il mondo delle voci. Lui era innamorato del gioco delle voci. Ogni sera rientrava da lavoro e prima di andare a casa, per la gioia di Amelia, si faceva la partita a voce, poi tornava a casa. Era uno che, come ha detto Daniele, faceva sempre il tifo per le squadre del Settimo, ma per le bocce. Io di lui conservo forse la parte più fastidiosa, nel senso buono ovviamente, che era sempre lì a spronare, si può fare di più, bravo ma si può fare di più. E lo porto con questo ricordo. Vorrei condividerlo con voi per continuare a vivere nel mondo delle bocce con sempre il desiderio di fare meglio. Grazie a tutti. Grazie Presidente, ripartiamo con le premiazioni e chiaramente ci sono alcuni premi, come si dice, di rappresentanza, per cui chiamo il Presidente, Daniele. Allora partiamo con una targa che il circolo offre in ricordo della manifestazione all'amministrazione comunale. Prego anche il sindaco almeno a ricevere questo premio. Ho dimenticato le targhe, targa il secondo, bella. Allora dai, continuiamo la società per omaggiare le signore che hanno lavorato tantissimo nell'arco di questa manifestazione. Offre un omaggio floreale appunto a partire innanzitutto dalla famiglia che prego Amelia, Eloisa e anche la sorella di cui non ricordo il nome in questo momento, di avvicinarsi un attimo per Francesca
Angela, Gigliola, Gaia, Vittoria, Sabrina, Francesca Lecca, Valentina, Marta, Claudia, Cristina e anche signora Dinda e la signora Pina di avvicinarsi quanto più presta possibile per l'omaggio floreale che la società dedica a loro in ricordo e al ringraziamento della manifestazione. Avvicinarsi al tavolo delle premiazioni, offre il ricordo della manifestazione alla famiglia. Prego quindi America o Pico, eccolo qua. Allora, anche alla Federico Sacchetti della preziosa collaborazione la società offre il ricordo della manifestazione. Prego Federico Sacchetti. Chiedo al Presidente al posto di Fabrizio Sabiu, offre il ritratto fatto diciamo con le sue mani alla famiglia, per cui chiamo sempre o Enrico, Amelia, qualcuno che venga a ritirare la... Al Presidente del Comitato regionale Gianluca Liviu, la società
al sottoscritto direttore di gara della gara nazionale, omaggio della società. Prego anche gli arbitri di partita, Cesare Giuseppe, Stiamo Maurizio, Lucio Alessandra, Lucio Enrico, Fermo Marita e Fermo Antonio di avvicinarsi. La società offre sempre le quadre che Venina Media hanno ritirato. Ricordo della manifestazione questa targa. Prego Amelia di avvicinarsi. Prego a Fabio e Enrico di avvicinarsi un attimo qua per ritirare un omaggio sempre della parte della società. Fabio. Omaggio della parte della società Galiger di Sesto e del Castello di San Luca. Ok, Sandoni, Cagliari e Sesto. Perfetto. Partiamo con le premiazioni degli atleti partendo dalla gara regionale. Prego avvicinarsi il presidente del comitato regionale Gianluca Rio e il consigliere Nicola Saccedu, che premieranno con una confezione di prodotti locali e buona benzina la quarta coppia classificata, il comunale settimo Mura Ferruccio e Gagnazio. Di avvicinarsi per premiare la terza coppia classificata, l'Acqui Sesto, il Bar al Carriere o Furetto. Sindaco del Comune di Settimo di Giulia con il vice sindaco Lello Conti di avvicinarsi. La seconda coppia classificata, circolo di solenni di Samonetti Giovanni e Salvi Marco Antonio.
Maonetta e comunale settimo Sciascia Francesca, Nega Maonetta, Fabio. Bene, grazie e passiamo a premiare gli atleti della gara nazionale alto livello. Prego avvicinarsi al tavolo della premiazione i quinti classificati a pari merito: Enrico Aneta, Saponetti Mirko, Marco Andrea, Spagnotta Giuseppe. I rimasti che saranno nominati con una promozione di produtti locali con il buon Argentina. L'atleta Spagnotta Giuseppe della società Eventovino di Salerno, per motivi di aereo è dovuto partire prima della fine della premiazione. Prendiamo i primi quattro. Allora prego il consigliere Cuzzo Giuseppe e Andrea Tinti di avvicinarsi qua. Che prenderanno l'atleta quarto classificato Noi Roberto della società Galice Sesto con l'associazione dei prodotti locali della benzina sul carta del corpo della manifestazione. Classificato Luca Viscusi, società Caccialanza di Milano, con una protezione dei prodotti locali con benzina e carta di corpo della presentazione. Ripeto, Puri Gagliazio.
Sport, il vice sindaco del comune di Settimo, sempre Lello Conto, e il presidente del comitato regionale Gianluca Liliu, di avvicinarsi per premiare la seconda atleta classificato. D'Alterio Giuseppe, società Giorgione MLS. Prima atleta classificato, prego il sindaco del comune di Settimo Gigi con il presidente della società che è un componente sempre della famiglia Maurizio, Enrico, in rappresentanza della famiglia, avvicinati, premiano l'atleta primo classificato Cossi Pierpaolo. Per decisioni che prende la società normalmente non si vince, ma è una cosa importante nel ricordare poi una personalità, un amico, credo che il trofeo sia ben preso. Grazie dell'invito che avete fatto a noi. Sono terminate anche le premiazioni in onore e in ricordo di Maurizio Anedda in questo bellissimo memorial che ha visto vincere la coppia Sciascia-Anedda per quanto riguarda la gara regionale a coppie, per Polo Corso invece per quanto riguarda la gara di serie individuale. Io ringrazio e saluto tutti gli appassionati di bocce che ci hanno seguito in questa diretta di quasi 5 ore e mezza. Ringrazio Francesca Assini per le immagini. Da Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata sempre su Directa Sport.